Ciao, in questo video andremo a descrivere il MAP 105, un indicatore proprietario che abbiamo realizzato per leggere quello che è la coerenza o la divergenza del mercato tra il bid e l'ASCII. Pallini colorati, quindi il pallino verde mi segnala che il mercato sta scendendo ma sta creando un bid, quindi in divergenza prezzo-volume delta, quindi la suite degli indicatori Volume 105 e Trend 105 che guida questa lettura per avere sul grafico, a partire da un grafico a un minuto come stiamo vedendo in questo momento, per poi passare a quelli di struttura per avere delle view più di ampio respiro, le vedremo entrambe, ma sostanzialmente quello che ci segnala è se il mercato ha bid, quindi forza, dopo una fase per esempio come questa di spike su un dato, dove va a generare un primo bid, se il 305 si alza, se il volume è positivo, può ecco, lasciarci lavorare eventualmente a favore di un'ulteriore spinta rialzista. È un indicatore che va sostanzialmente abbinato alla lettura del profile bid-ask, quindi dell'order flow, come abbiamo nel protocollo, ma per quanto riguarda ecco, l'interpretazione e i settaggi che vedremo alla fine, quello che ci segnala questo movimento è un innalzamento del bid, un volume positivo, pertanto fin tanto che non inizieremo a vedere, ecco come in questo caso, una prima fase di controllo, diciamo divergenza tra bid-ask, prezzo, volume delta, eh, andremo ad osservare in quest'area eventuali sbilanciamenti di volume e possibili rotazioni. Allo stesso tempo, a seconda dell'operatività, quindi quello che andiamo a cercare, o la vendita su una resistenza o il ribilanciamento del mercato, la rottura di tre livelli di bid, come in questo caso i tre pallini sottostanti, genera una fase di ribilanciamento dove vediamo ecco, i rimbalzi costantemente in divergenza su queste tre componenti che spingono le quotazioni prima su un'area ecco, difesa precedentemente e poi con l'ausilio anche del volume, quindi il volume ancora negativo, vanno a cercare una fase di divergenza sottostante, ecco che è segnalata, vedete, con un primo livello di controllo, un secondo, una rotazione e qui ecco interviene anche quello che è la lettura che facciamo costantemente dei blocchi di volume, vedete su questa candela a un minuto quanti volumi, questa è la fase naturalmente d'apertura, ma ci segnalava un'apertura che andava a tenere il livello di bid e quindi un'apertura che è andata a cercare dei livelli di lettera soprastanti. Guardate dove siamo venuti, ecco dopo il test dei primi livelli di lettera precedenti, quindi una mappa visiva sul grafico dove possiamo attraverso la lettura poi dei livelli operativi e dei volumi andare ad operare, cercare eventualmente le convergenze e l'attrattività sui livelli di lettera o di denaro precedenti, quindi il bid-ask, ed avere un riferimento grafico rispetto a un indicatore che, essendo, ecco, come il 305, un indicatore che non ha una fase di oscillazione come l'indicatore Volume 105, quindi può andare all'infinito, al rialzo o al ribasso, in alcune fasi di eccesso si schiaccia, quindi la lettura diventa meno intuitiva, ma lo possiamo riportare ed osservare soprattutto in queste fasi. L'altro utilizzo, ecco, è quello proprio di vedere le tenute di bid, quindi sostanzialmente un mercato che sale in bid, quindi alza il bid, sposta le lettere più in alto, come in questa particolare circostanza, e vediamo per esempio dopo una prima fase di impulso un ritracciamento che inizia a generare aumenti di frequenza, blocchi di volume al di sopra del bid precedente e quindi una fase di continuazione. Tre bid allineati determinano ecco, un supporto in costruzione visivo che vedete come poi va a sentire successivamente il mercato, produrre una fase di rimbalzo, quindi è l'osservazione costante di come si muove all'interno della sessione il bid-ask. Questo sul grafico a minuto è naturalmente più sensibile e possiamo andare ad osservarlo anche su un grafico di struttura, qui abbiamo per esempio il DAX e all'interno vedete ecco per esempio qua abbiamo i quadrati colorati al posto dei pallini, ecco questo perché ho inserito come vedremo successivamente un filtro tendenza, quindi semplicemente un super trend
che mi segnala, per esempio, su questa sessione una fase di tendenza a bid al rialzo e qui ecco le prime divergenze in una tendenza long, quindi si continua a cercare il bid, quindi si continua a cercare sbilanciamenti di volume nella parte bassa per cercare rimbalzi. Intanto che ecco, non può venire una fase opposta, vedete, ecco, si sposta il mercato, qui abbiamo i quadrati, l'ho ingranditi proprio per evidenziarli, qui è in una fase di costruzione del mercato, ma poi riparte da un bid, il controllo di questi tre quadrati rossi, quindi una lettera che si abbassa, rimane in innalzamento di bid e quindi ci segnala ancora una fase di forza. Questo è sulla struttura. Possiamo osservarlo su vari time frame, anche per esempio su una fase di lungo dove ecco, evidenzia naturalmente le fasi di compressione, ma ecco, la prevalenza di divergenze ottenute di bid contro ecco, dei controlli in lettera vedono ecco, queste fasi di compressione, ma poi sull'innalzamento e il passaggio del volume al di sopra dell'equilibrio partono gli impulsi e quindi questo è un modo per andare a verificare se dopo un impulso il pullback genera una tenuta e una possibile continuazione rialzista. Questo ecco, naturalmente valido su tutti gli strumenti, qui per esempio stiamo osservando l'S&P 500 sulla struttura a 12.500 volumi, utile molto anche nei time frame più bassi, quindi nelle volume bars di breve per operare direttamente dalle volume bars, ma andiamo a concludere questo video osservando quello che possono essere i settaggi, ecco, quali sono i settaggi da effettuare. Allora, il primo settaggio è quello della verifica, quindi si spunta la verifica e si verifica il bid o l'ask come descritto nei settaggi con una o due candele di attesa, quindi una conferma della verifica. Le altre spunte vanno sempre tenute inserite. L'unico filtro di cui non abbiamo parlato è un filtro footprint. Possiamo inserire un filtro footprint e validare su un tick o più tick. Questo è un settaggio che possiamo effettuare su uno o due tick, una quantità di volume e quindi andare ad evidenziare, vedete, con i rombi o sceglieremo ecco quello a noi più piacevole e differenziato da quello che visualizziamo sul grafico. Qui per esempio un rombo giallo mi segnala che su questo livello sono stati scambiati più di 1500 contratti, quindi un'ulteriore informazione oltre a quelle che abbiamo sul footprint o su altri time frame, quindi a seconda di quello che utilizziamo possiamo inserire anche questa visualizzazione, quindi come settaggio, andare anche a monitorarla ogni tanto per andare a vedere dove sono gli allineamenti dei volumi più significativi. L'altro settaggio è quello che abbiamo visto precedentemente, il filtro tendenza, deve essere spuntato e selezionato in funzione di quello che vogliamo andare a vedere, sostanzialmente è un super trend con il suo fattore di moltiplicatore e l'applicazione del filtro, quindi qui bisogna fare un aggiornamento della chart per visualizzarlo. L'ultima è quella ecco, della volontà, a seconda delle visualizzazioni, di segnalare una freccia su un minimo, un massimo di giornata, che possiamo spuntarlo o meno. Ecco, questa è la visualizzazione completa di quello che sono i settaggi. Naturalmente ogni filtro, sia i filtri per quanto riguarda la tendenza, quindi i quadrati o i pallini, possono essere settati in funzione dell'offset di distanza ecco, dalla candela, quindi possiamo regolarli come vogliamo, quindi sia la dimensione del pallino che del quadrato che lo scostamento dalla candela, vedete come si alzano e si abbassano, quindi ognuno metterà quello che più preferisce, naturalmente in funzione di quanto si apre la chart, quindi di quanto viene ingrandita e allo stesso tempo, ecco, abbiamo identificato in questo modo tutto quello che possono essere i settaggi da effettuare naturalmente rispetto a tutto quello che abbiamo visto a partire dal minuto o
un grafico a 2 minuti piuttosto che quantità di volume differenti a seconda dell'operatività. Con questo è tutto, vi rimando al prossimo video.